Due. Allora, la misura... Perché mi sento simile al V4 in serra, cioè secondo me il centimetrino ci sta. Sai cos'è? Quando si correva in Stock 1000 ed ero un giovincello, c'avevi un po' le gambette che tremacchiavano quando entravi, vedevi Pirelli, tutti gli sponsor in giro per la pista, era complicato. Adesso, dopo 12 anni di percorso che mi hanno portato qua, mi sento tranquillo. Nonostante lì, sotto quelle serrande, come ben visto prima, ci sono piloti che sulla carta dovrebbero spaccare tutto e distruggermi la vita praticamente. Torres, Ferrari, Krummenacher, Rabat, mio compagno di squadra, campione del mondo. Cioè, io sono il poveretto egocentrico per gli addetti ai lavori che è qui per fare video, per sponsorizzare un po' il tutto. Ma pensa cosa potrebbe succedere se lo YouTubers si avvicinasse o addirittura mettesse qualche volta davanti le ruote a questi mostri sacri. Faresti l'unplane, sarebbe una grande rivincita anche con tutti quelli che veramente rompono il cazzo e non sanno comunque cosa c'è dietro per fare tutto questo e nel frattempo essere a un livello mondiale. Diciamo che sulla carta non ho nessuna speranza, poi lo so già, cioè sarà durissima, moto che non conosci, piste che non conosci, gomme che non conosci, però arrivati a questo punto frega cazzi. non hai più niente da perdere. Anche perché ogni volta che esci da questa pit lane hai il transponder su, non puoi più nasconderti. Io pensavo non ce l'avessi. No, hai il transponder su, non puoi nasconderti, quindi la gente può vederti dal primo giro che tu entri dentro cosa stai facendo e quanto stai dando. Bisognerebbe prendere i test in maniera tranquilla eccetera eccetera, invece bisogna stare così. E quindi niente pressione? Niente pressione, ma direi che è arrivato il momento di prendere le palle, metterle sul tavolo e far vedere lo YouTubers di cosa è capace. Benvenuti in questa nuova serie, Road to MotoGP 2023. In staccata cerco ancora la frizione e il cambio, ho pronti via, direi bellissimo. Quanto l'appoggio del gas sia simile alla V4 all'inizio, poi ovviamente apri, non c'è rumore, non ci sono marce, ma come va su? Potevo spingere un attimino di più, ho detto con calma, sono gasatissimo. E non è andata neanche male perché cazzo, pronti via così, contentissimo. Bella, 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 ci sto comodo, sul bagnato si guida da paura, cioè pieghi, dici, ma neanche ancora. Comunque bella, continuiamo. Ho cambiato completamente il modo di interpretare il bagnato, perché prima dovevo entrare fortissimo in curva, girarla lento e poi full gas. Invece qui devi sfruttare tantissimo il mega grip che hanno a centro curva. Ok, quindi semplicemente rispetto all'asciutto fai un attimino più di pick up per fare in modo che poi ti arrivi la potenza, perché la piattaforma inerziale legge che... Certo, no? Certo. Hai cambiato l'engine brake o ti piaceva? No, mi piaceva molto sinceramente. Qua c'è anche abbastanza freno dietro. Sì, lo usavo abbastanza. Volevo provare un attimino com'era sul discorso del freno dietro. Perché è incredibile con questo nuovo sistema che hanno fatto, cioè senti proprio che tu freni col posteriore, la moto si siede sul bagnato, non è il massimo perché poi sembra che hai poche escursioni davanti, no? E quindi sembra che ti vada a chiudere. Esatto. Quindi preferivo avere un attimino più di movimento e mi aiutavo dopo. Cioè nei giri dopo facevo l'inverso, sì, ed era un attimino meglio. C'è un po' di margine sia con la sospensione dietro. Dici che deve lavorare di più? Lavoriamo in dei parametri abbastanza buoni. Anche e davanti faccio tutta la corsa? Davanti siamo abbastanza vicini, facciamo un po' il punto della situazione per evitare di fare un po' di traverso.
ok? Perché faccio traverso? Sì, Ah. qua al tornantino fai un po' di traverso. Per evitare di fare il traverso, un consiglio è di posticipare l'uso del Ah, ok, freno. in staccata. Esatto. Ah, sì, ok. Per evitare il trasferimento troppo rapido sul dietro e comunque favorire il contatto dietro. L'unica roba che mi dava leggermente fastidio è che ovviamente la moto pesa come 220 kg, l'inerzia nel momento in cui devo fare questo veloce, tipo nei destra veloce dietro, bam, quando la buttavo giù, primo momento, quando la forcella si deve un attimo stabilizzare, la sentivo che mi andava un attimino troppo giù. I was looking for him in the top 5, expecting to get a superb launch. Luca, benvenuto prima di tutto nel campionato del mondo Moto E. Hai iniziato subito alla grande registrando il miglior tempo del combinato. Raccontaci un po' com'è andata questa prima giornata. Bellissimo, che ben comincia la metà dell'opera, dicono, quindi direi molto bene. Non avevo mai guidato un prototipo in vita mia, soprattutto un prototipo elettrico. Avete fatto un lavoro incredibile, la moto si guida veramente bene e tutto si traduce in buone sensazioni che a loro volta si traducono in una buona prestazione come oggi, che appunto condizioni che a molti non piacciono, io mi ci trovo bene, quindi bella prima posizione da rookie, insomma. Esatto, e la tua familiarità con la pista di Jerez è una pista che già conoscevi o sei stato all'inizio? No, la conoscevo già, ma è una di quelle piste che non mi entusiasmano fino in fondo, quindi sono venuto qua appunto con l'idea del se vado bene lì e inizio bene, il resto è tutto in discesa, quindi non male. Poi è solo l'inizio, domani magari avremo altre condizioni, soprattutto durante il weekend avremo delle altre condizioni, dovremo un attimino capire il nostro potenziale anche sull'asciutto. Di sicuro sul bagnato ci siamo. Ok, e com'è stato anche il primo approach con la squadra? Sei compagno di box di Tito Rabat, un altro veterano del mondo delle due rose. Wow, per me è un onore, perché comunque avere un campione del mondo di fianco a me ti mette anche un po' in soggezione, no? Perché io sono, come dire, il ragazzo che arriva dal campionato italiano, che fa i video, che è qui un po' anche per raccontare questo campionato, e vedere così tanti campioni come anche Orbi Torres e tutti gli altri ragazzi veramente veloci è, come dire, c'è un po' di timore reverenziale, però insomma si cerca di fare il meglio, col team mi sono trovato benissimo e c'è una grande armonia. Ogni volta che ci salgo è folle da quanto accelera. Ho tutte le mappe in B, solo che adesso troviamo una situazione molto, non dico asciutta ma quasi, quindi vado a cambiare la mappa A, quindi abbiamo un traction molto libero e di nuovo andiamo per A con potenza, quindi adesso ho praticamente mappa da bagnato ma full power. Che bello sto freno dietro elettronico, che è questo davanti, spinelli, tanta velocità in curva e spigolare come sul 1000 qua nei tornantini, perché la coppia è tantissima, curvone sul bagnato, è incredibile come lavorare elettronica. Qua attenzione che è una merda l'asfalto, pick up, full gas, qua larghi e poi chiudere subito full gas. Quando sento che mi serve ancora un pochino di freno motore vado di freno dietro
ti aiuti un po' l'inserimento appunto per portare la moto centro curva e farla abbassare, cioè per portarla alla corda più che altro. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere che costa è il launch control. Voi non avete l'idea proprio. Ok, tasto blu, launch mode, ti dà un pochino di watt. Porca puttana! Cioè, è folle! È folle! Senti gli occhi che ti ritornano nella scatola cranica all'indietro. Pit limiter, capito? Se no giustamente non la senti arrivare e tiri sotto qualcuno, non è il massimo. Figa che livello ragazzi. 4.6, 4.6, 4.5, 4.1. Mannaggia. Giorno 2, P4. Oggi siamo in 20, ci sono 5 piloti in più. Zitto zitto, siamo sempre lì. Sono dietro. Sì, ha successo questo gli anni. Sì? Sì. Tutto il paddock? Perché tu vai fuori dal circuito e vai a mangiare nei posti normali e ti prendi di tutto, anche se tu stai attento a non mangiare l'insalata, no ghiaccio, ma tutto normale, naturale, riso in bianco, pollo in bianco. No, c'è qualcosa, sempre l'acqua per roba. L'acqua. Cioè, è tutta una cosa... Sì, sempre ci sono 2 o 3 che si cagano addosso quando vanno via. Il 90% tu andavi in bagno, cioè c'era la fila con degli spruzzi così nel water. Tu arrivavi così di corsa, così, arrivavi così, poi non è che facevi in tempo a casomai disinfettare, no, sederti, facevi così. ¿Sabes la storia de Gubbio in Italia? No. Te la racconto. C'aveva i calzoni bianchi di perdi la merda come le occhi. Domani che hanno fatto un disastro. 54. Facciamo qualche giro così. Esagerato. Minchia, brutta. E là. Qua, dove cazzo passo? Ma cosa cazzo stai facendo? Ah! Grazie. Scusa Maria. Ha visto che stavo facendo un po' il mascalzone e giustamente dicono: cosa stai facendo? Torna ai box. Perché? Ma fa proprio le scroscettine, eh? Ma sta... Dai. Allora dimmi, vai più piano. Le slick tengono bene sul bagnato. Está claro que tenemos un piloto que huevo leche. Com'è? Uovo leche? È la mia occasione, no? Quindi ogni volta che entro dentro, adesso full. No. Wait. Ti ringrazio, mio Signore. Oh, proprio. Ho preso l'umidice. Però era sana la pedana, eh? Ce l'ha presa in mano un Marshall. Capiscimi dai, questa qui. Ebbene sì, signori miei, la ditta Demolizioni ha fatturato un pochino.
Scivolatina al tornantino, ho fatto la cagata, era un giro buono, ho spinto e quando ho volato i freni ero un po' fuori linea, ho preso la chiazza. Una cosa che non mi aspettavo assolutamente è, uno, il livello, quanto stanno andando forte tutti, siamo vicinissimi. Punto 2, essere lì davanti. Granado, Garzò, Krummenacher, e a meno di altre nuvole che porteranno un po' di pioggia sarà curioso vedere l'evoluzione, anche perché dal primo al 10° siamo in mezzo secondo. Follia. It's raining men. Hallelujah. Qui Bruce Nolan, Eyewitness News, a voi la linea. Pezzi di Vi faccio vedere le condizioni. Cioè, siamo o non siamo organizzati? Bagnato, anche divertentissimo, tutto quello che volete, ma è meno divertente quando si ha solo una tuta, un paio di stivali e un paio di guanti. Non assolutamente perché Dainese non me ne ha dati, anzi a casa ne ho una cifra, ma perché non potevo portare al primo test 27 valigie con le telecamere e tutto il resto, perché dici stai attento, tanto non pioverà, quindi non è che proprio ti inzuppi. E si torna ai bei tempi, ai tempi degli inizi con tenuto insieme col tasto, con lo scotch, vecchi metodi ma comunque molto efficaci. Ovviamente bagnato e quindi niente miglioramento rispetto a ieri, ma c'è un qualcosa di molto carino. La buela qui fuori che mi ha messo a posto una tuta, guardate che roba, guardate che lavoro incredibile. Cioè, non so se Dainese, se avete bisogno di personale, la nonna qui fuori lavora veramente bene. Avendo grattato leggermente le carene ieri, qui alla mia sinistra c'è la moto finita con i colori ufficiali e vi dico che è incredibile. Vai!
ragazzi, non so cosa dirvi se non che sono troppo contento. Si è comportata veramente bene. Poi, ma quanto è bella! È folle sperimentare come bisogna adattarsi a ogni tipo di moto. Ieri per me è stata la prima volta sulle gomme slick del fornitore della Moto E e ci avevo capito ben poco, difatti stavo tanto sdraiato, aprivo gas, la moto non faceva strada e di conseguenza solo con l'unico turno sull'asciutto avevo fatto P12 ed ero un po' disperato dopo aver fatto P1 nel primo giorno. Un roller coaster di emozioni. Oggi ultimo turno sull'asciutto, raddrizzavo meglio, la moto mi seguiva di più, semplicemente capivo come sfruttarla al meglio e bam! P5 sull'asciutto. Non so cosa dire. Questo primo test è andato completamente oltre le mie aspettative. Tutto questo è stato possibile anche grazie al team, perché mi ha seguito passo passo, mi ha dato una mano, abbiamo guardato un sacco di video insieme, degli onboard, parlando di come gli altri affrontavano certe situazioni al contrario nostro e viceversa. È stato veramente un lavoro fatto bene, come piace a me. Quindi li ringrazio tanto. Prossimo appuntamento Catalunya, Barcellona, pista mai vista per me, lì sarà molto più dura che qui a Jerez. Quindi che dirvi se non iscrivetevi a sto cazzo de canale e soprattutto un bacino a lei. Lo so qualcuno di voi cosa sta pensando lì dietro allo schermo. Sì, tutto bello, il mondiale, i piloti e tutto il resto, ma è una moto elettrica. Non ti piace di più il rombo del V4? Lo so che può sembrare strano e magari dall'esterno non sono ancora coinvolgenti come le moto classiche, ma ragazzi, quando ci sei sopra sparisce tutto. Entri in una sorta di bolla mistica, il sibilo del motore che sembra un jet al decollo, il rumore della saponetta che struscia l'asfalto, la totale concentrazione su freno, gas e piega. È un qualcosa di magico e di diverso rispetto al solito. E poi vi dirò, da pilota potete mettermi su un carrello con le ruote, dei mezzi di dubbia sicurezza come è già successo in passato. A me interessa poco. Il focus è la sfida, la competizione. Per me l'obiettivo sarà sempre e solo quello di andare più forte dei miei avversari. Ci riuscirò in questo 2023 tra National e Mondiale Moto E? Non lo so, ma di sicuro male non abbiamo iniziato.